ecco qua. Allora vediamo un po'. Vediamo un po' di fare quattro chiacchiere. Qua c'è questo bel gelatino, se vi piacciono i gelatini, guardate che bello. Qua c'è la sua carta, la sua confezione, la sua, ecco, lo vedete, l'involucro della confezione del gelatino e il gelatino qua. Volevo parlare degli ultimi accadimenti che sono successi ultimamente. È chiaro, no? Degli ultimi accadimenti mondiali. Allora vediamo un po' di vedere se mi risponde il cellulare. Ce l'ho un cellulare lento, per quello vi chiedo dei regali, delle donazioni. Ecco qua, vediamo un po' che ci stiamo avvicinando. Intanto entrate, entrate numerosi. Salva in una playlist lives, le mie live, e quindi condividi con la freccia su Telegram di nuovo. Vediamo adesso di mettiamo il ritocco on, che non so a che serve, e tutti i messaggi. Ho visto che se si scrive mm, dovrebbe bastare così.
Voilà. Allora, secondo voi quali sono gli elementi di cronaca che bisogna discutere oggi? Vediamo qua. Eh, vabbè. Allora, qua intanto un sacco di risposte. Eh, ti sei- per me la condotta più che la politica di Donald Trump lascia molto molto a desiderare. Angelo Conte, ciao, ciao Angelo Conte, come stai? Buon venerdì notte, buon fine settimana. Ciao, mi dice Angelo Conte, che è moderatore di questo canale, perché io mi fido enormemente di lui. Allora, carissimo Angelo Conte, che ne pensi di tutto quello che succede nel mondo? Intanto leggo i messaggi vostri per cercare che mi scrivete qua su Telegram, Sant'Enchan, mi trovate e mi potete fare domande. Mi potete fare domande, mi trovate su Telegram come Sant'Enchan e vedo che vedo che sono finite, ci ho messo 4 minuti a leggere tutti i messaggi che mi avete mandato perché mi avete richiesto le cose che riguardano la politica nordamericana di Donald Trump. Non parlo di politica. Ah, bene, allora, carissimo amico Angelo Conte, bene, tu benissimo, anch'io, mi fa piacere che stai bene. Allora dimmi di cosa vuoi parlare, visto che stiamo parlando, conversando dopo tanto tempo. Tu dimmi di cosa vorresti parlare e ne parliamo di qualsiasi cosa, perché a quest'ora non è che a quest'ora della notte non è che uno sceglie gli argomenti da profondo intellettuale, uno sceglie quello che gli è possibile. Vediamo un po'. Guarda che bel gelatino Angelo Conte, guarda, che viene nella sua confezione, che è questa che puoi vedere qua, il minion, il minion. Allora dimmi, sto aspettando che tu mi ispiri un argomento. Sempre hai delle idee brillanti, allora visto che stai qua in chat, illuminami, illuminami con le tue idee, perché
per qualcosa ti ho fatto moderatore, insomma. So che sei una persona moderata, Angelo Conte, e allora io volevo parlare di geopolitica, di tutte queste cose che stanno succedendo, anche se poi YouTube rischi che ti modera il video. Ah, ecco, grazie. Non so chi è che mi ha fatto una donazione. Eh, grazie Time and Traveler per 1,19 € che mi hai regalato. Grazie Time Traveler. Thank you very much, Time Traveler. Festeggia il tuo quinto super chat in un live streaming. Sì, dovrò festeggiare il quinto super chat che ricevo. Grazie mille Time Traveler, lo vedo solo adesso. Ah, ecco, Igor, come va? Grazie mille Igor. Di cosa gradiresti parlare in questa live delle ore perse? Non perché sono iraniane, ma perché sono proprio ore perse. Guarda che bel gelatino. Ino, guarda, nella sua confezione, che è questa, che si può vedere, no? L'occhio giallo blu è un minion, è il gelato di un minion, come puoi vedere. Allora, di cosa vorresti parlare in questa live, carissimo amico Igor? Si dice Igor o Igor? Beh, Igor sarebbe più inglese. Igor, come si dice? Igor o Igor? Eh, carissimo, grazie, grazie, sei sempre troppo buono tu con me. Ecco l'errore che ha fatto, secondo me, mi dice Igor, di parlare del Brexit. Angelo Conte, vado, ti aspetto sul mio canale. Notte San, buonanotte, vengo appena posso e mi raccomando, buon fine settimana, carissimo amico Angelo Conte. Carissimo Igor, gli inglesi si sono pentiti del Brexit e se ne sono accorti troppo tardi. Perché? Perché adesso che addirittura gli Stati Uniti sembra che ci vengano contro, gli Stati Uniti stessi ci vogliono venire contro, non sembrano così tanto alleati di noi europei. Adesso gli europei si possono appoggiare gli uni con gli altri, ma che ne sarà degli inglesi che rimangono soli fuori dal mercato comune europeo? E questo è il problema loro. Già se ne sono pentiti dopo un po' che sono usciti, perché veramente già se ne sono pentiti perché si sono resi conto che ne hanno pagato lo scotto. Tutto più caro, non c'hanno lo scudo dell'Unione Economica Europea e adesso il rischio è che nonostante abbiamo le conseguenze di un Brexit sotto gli occhi, che la propria Gran Bretagna vorrebbe ritornare indietro e non sa come negoziare il ritorno all'Unione Europea, che l'Ucraina vuole entrare in Europa, ci siano dei sovranisti come la Meloni, Orban e altri in Europa che vogliono uscire dall'Unione Economica Europea. Così ogni singolo stato potrà rimanere triturato tra lo scontro di potenze tra gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India e addirittura stati manufatturieri come l'Indonesia,
Vietnam, stati latinoamericani. San, ma tu hai mai visto Cicalone in giro? No, l'ho visto su YouTube da anni, ma non ho mai avuto occasione di incontrarlo di persona personalmente. Mi sarebbe piaciuto, è un grande tipo. Martina, ciao, ciao Martina. E allora gli inglesi si stanno pentendo di essere usciti dall'Unione Europea con il Brexit. E io a suo tempo dicevo, quando stava in crisi la Grecia, ma ci sarà un Brexit in Grecia, ci sarà un Grexit, e invece non c'è stato. Loro per risparmiare adesso pagano tutto più caro, ne pagano le conseguenze. Poi certo l'economia britannica sta già in crisi per conto suo, ma veramente se ne stanno pentendo amaramente di essere usciti. Allora vediamo un po'. Allora vediamo, ecco, ho già fatto 69 visualizzazioni. No, no, non ho visto Cicalone. Sì, tutti i messaggi qua bisogna selezionare, no, tutti i messaggi, se no io avevo iniziato una live nel mio altro canale secondario e ho fatto non so quante visualizzazioni. Comunque forse da un momento a un altro dovrò smettere, avrei dovuto iniziare qua la live. Perché nell'altro canale in spagnolo mi seguono poche persone. Beh, già ho fatto 82 visualizzazioni in mezz'ora, in 17 minuti ho fatto mezz'ora di visualizzazioni. 11 spettatori simultanei, 11 messaggi del chat e reazioni. In effetti sono solo messaggi del chat. Vediamo un po'. Funziona meglio la live qua nel mio canale principale. E no, parlando del Brexit, i britannici si sono pentiti della sciocchezza che hanno fatto, perché sarebbero dovuti rimanere dentro l'Unione Economica Europea. E parlando di britannici, qua c'è Aleister Crowley che appena si intravede mentre sta filmando un porcellino d'India. Grande personaggio Crowley, gli ho dedicato dei video. Cercate nel mio canale Aleister Crowley le opere, la vita soprattutto di Aleister Crowley, che purtroppo non entra dentro perché è un'immagine quadrata, non entra dentro la creazione della IA di Meta, però guardate lì. Veramente a volte la gente è strumentalizzata, a volte la gente non sa, segue gli impulsi per compiere delle scelte, segue gli impulsi e poi si pente di quello che fa, perché è facile dire no, usciamo dall'Unione Economica Europea perché ci sfruttano, con l'euro perdiamo soldi,
con l'euro perdiamo soldi e poi hanno perso quote di mercato gli inglesi, tant'è vero che gli scozzesi si volevano separare dagli inglesi. La Gran Bretagna ha perso quote di mercato, veramente. E allora come può essere? È facile dire no, facciamo un Brexit e basta, non se ne parla più. È facile, ma non è così che funziona, insomma. Non è così e uno se ne può pentire. Poi vi ricordo che se volete aiutarmi potete fare come il nostro amico Time Traveler 9, cioè Igor, che mi ha donato 1 euro e qualcosa, perché in questo modo voi mi aiutate a avvicinarmi ai 100 dollari, così mi posso comprare un nuovo cellulare, perché con il Motorola Moto E7 Power non ce la faccio più. Allora se potete partecipate con una super chat, uno sticker, abbonatevi, comprate un super grazie, oppure se non potete comprare nulla, condividete questa live con dei vostri amici, parenti, familiari, conoscenti, anche nemici. Vi ringrazierei molto se date un like a questa live e la condividete. Poi di che altri argomenti? La guerra dei dazi, speriamo che YouTube insomma non mi demonetizzi il video, perché parlo di questi temi. La guerra dei dazi sembra incredibile, ma invece di agevolare il commercio per rendere l'America più grande, Donald Trump pensa a fare questa guerra dei dazi per complicare il commercio mondiale, fare venire più crisi economica a tutto il mondo e questo porterà anche a che gli industriali nordamericani possono avere più problemi nel vendere i loro prodotti. Certo, lui dice devono ritornare a fabbricare in Nord America, ma dopo che hanno fabbricato fuori dall'America sin da quando c'era Nixon, adesso devono ritornare a fabbricare in Nord America. Vi lascio perché adesso devo smettere, purtroppo ho fatto 20 minuti in un altro canale dove non ho avuto visualizzazioni. Se avessi fatto prima qua probabilmente avrei avuto più risultati. Comunque grazie, buon venerdì notte, buon fine settimana nel caso non riesca a fare un'altra live. Un saluto a tutte e tutti voi, grazie di avermi seguito, condividete questa live quando sarà un video e se potete fate delle donazioni, aiutatemi. Grazie mille, ciao. Ciao Igor e grazie mille delle tue donazioni. Ciao. Buonanotte a tutti, devo tagliare la live, mi dispiace, ma grazie di avermi seguito e guardatela quando sarà un video e condividetela e se potete fate delle donazioni. Ciao, buon venerdì notte, se non ci vediamo buon fine settimana.